Ciao a tutti ragazzi e benvenuti nel mio canale YouTube. Io sono Pier Giovanni Salimbeni, sono un giornalista e tester nel settore degli strumenti ottici digitali dal 1997. Oggi vi propongo il test pratico sul campo di un monocolo termico di nuova concezione. Si tratta dell'IC Micro Lynx 3.0 e più precisamente del modello LK35. È un, come vi ho anticipato, monocolo termico da un prezzo indicativo di circa 1.350 euro. Mi è stato fornito dal distributore italiano Origin STB. Come sempre nel corso di questo video vi racconterò non solo le caratteristiche principali, ma soprattutto le mie impressioni reali di utilizzo sul campo, con i pregi e i difetti, così come ho fatto nell'articolo completo che trovate su termicenotturni.it. Quindi ragazzi, bando alle ciance, sedetevi comodi, iscrivetevi al canale se ancora non lo avete fatto e noi ci vediamo subito dopo la breve sigla. A tra poco. Cari amici di Binomania, prima di iniziare questa recensione vorrei dirvi una cosa molto rapida. Oltre agli articoli e ai video pubblici ho creato Binomania Inside, uno spazio riservato agli abbonati dove racconto il dietro le quinte del mio lavoro di tester, quindi appunti sul campo, impressioni preliminari, comparative, riflessioni, considerazioni, anche indiscrezioni da parte delle aziende del settore e preview. Tutto ciò non trova spazio nella recensione finale. Le recensioni complete resteranno come sempre gratuite e pubbliche e Inside è pensato per chi desidera seguire più da vicino il percorso che porta a quei risultati. Quindi se volete saperne di più trovate tutte le informazioni su binomania.it al seguente link che trovate qui sotto in descrizione. E ora iniziamo! La gamma Lynx 3.0 è composta da diversi modelli pensati per scenari differenti che vanno quindi dall'osservazione in ambienti boschivi fino al campo aperto. Si parte dai modelli più compatti con sensori da 256 x 192 fino ad arrivare a modelli più performanti con sensori come in questo caso da 384 x 288 pixel. L'LH35 che testerò si colloca al vertice della serie, quindi utilizza il sensore più grande con un NDT inferiore a 15.000 Kelvin e ha un obiettivo molto luminoso da 35 mm di diametro aperto f1, pensato quindi per l'osservazione a medio-lungo raggio con un ingrandimento nativo di 3,4 x e una distanza di rilevamento dichiarata fino a 1800 metri. Dal punto di vista costruttivo il Lynx LH35 come vedete si presenta con una linea molto affusolata ed è estremamente compatto e leggero. Pesa infatti circa 350 grammi con la batteria ed è impermeabilizzato con certificazioni P67. La forma poi lo rende comodo sia per i destrimani sia per i mancini e lo scafo è realizzato molto probabilmente in polimero rinforzato con fibra di vetro come le ultime soluzioni. Offre quindi una buona sensazione di robustezza e un grip efficace anche con i guanti. L'ergonomia poi è ben studiata perché i pulsanti hanno forme diverse, riconoscibili al tatto di notte e infatti vi permetteranno l'utilizzo dopo un po' di pratica anche nella completa oscurità senza dover guardare. La messa a fuoco avviene tramite un'ampia ghiera zigrinata sull'obiettivo che è fluida e precisa, mentre la regolazione diotrica è separata e un po' più rigida nel movimento. Questo avviene proprio per evitare correzioni accidentali durante l'uso. Entrando adesso un po' più nel dettaglio vi vorrei parlare dell'ottica. È stato utilizzato un obiettivo, come vi ho detto, da 35 mm con apertura f1, senz'altro di germanio, è leggermente incassato nello scafo e questo aiuta la protezione, ma consiglio comunque un minimo di attenzione quando lo si appoggia su superfici irregolari senza il tappo inserito.
Il tappo tra le altre cose è in gomma ed è ben fissato e durante le mie prove comunque non si è mai sganciato accidentalmente. L'oculare invece inquadra un display AMOLED da 0,49 pollici con una risoluzione Full HD, quindi 1920x1080. Questo è un valore buono per la sua fascia di prezzo. Inoltre l'ingrandimento nativo è di 3,4x, come vi ho detto, ma può arrivare fino a 27x tramite lo zoom digitale. Come sempre, sopra i 10 ingrandimenti vi consiglio l'uso di un trepiede. Io nei video vi mostrerò le immagini che ho ottenuto senza cavalletto, proprio per farvi vedere le vibrazioni. L'immagine è nitida, contrastata e si possono regolare la luminosità, il contrasto, le palette, di cui vi parlerò tra poco, per adattare la visione alle diverse condizioni ambientali. Il sensore è un box, quindi all'ossido di vanadio, non raffreddato, vi ho già detto la risoluzione, è importante dire che ha anche un frame rate da 50 Hz. Infatti vedremo dopo una prova pratica che ho fatto osservando le auto in movimento. Il valore NDT è inferiore a 15 mK, quindi questo lato pratico significa avere una buona sensibilità termica e una separazione efficace nei dettagli, soprattutto nelle condizioni più difficili. Per quanto riguarda invece le palette colore, troviamo le classiche bianco caldo e la nero caldo, che la preferisco, la modalità fusione, multicolore, le palette rosse e verdi. In particolare vi ricordo che il rosso intenso e il monocromatico rosso sono utili per affaticare meno la vista, dato che la nostra retina è meno sensibile a questo colore. Invece il verde va a aumentare la percezione del contrasto. Infatti, ad esempio, nell'uso astronomico si utilizzano i filtri verdi nell'osservazione del sole luce bianca. Passando al software, vi posso dire che questo monocolo, come tutta la gamma, si collega all'applicazione Micro X-Sight, disponibile per iOS e per Android. La connessione avviene tramite hotspot e si è dimostrata stabile e reattiva. Inoltre dal telefono è possibile gestire impostazioni, avviare registrazione, salvare foto, rivedere i video. Durante poi le notti più fredde ho lasciato infatti il visore sul treppiede all'esterno, regolando tutto comodamente dall'interno dell'auto. Ovviamente avevo degli animali abbastanza statici, inquadrati, e questa è una funzione che sul campo secondo me può fare la differenza. Gli aggiornamenti del firmware invece possono avvenire sia tramite app sia collegando il dispositivo al computer. Questa è una soluzione molto semplice alla portata di tutti. Ha una memoria integrata di 64 GB che reputo ottima nella fascia di prezzo. Grazie inoltre alla buona compressione dei video e delle foto vi sarà permesso di archiviarne a migliaia. Relativamente all'autonomia è stata utilizzata una batteria 18650 garantita per 4,5 ore a 24 gradi. Nelle mie prove invernali sotto i -7, qui oggi alle 10 di mattina abbiamo 2 gradi, con wifi sempre attivo sono riuscito a utilizzarlo per circa 3 ore. Quindi, considerando poi la possibilità di sostituire le batterie rapidamente, l'utilizzo di comuni 18650 e le 2 batterie in dotazione, direi che comunque dovreste stare tranquilli anche durante escursioni medio-lunghe. Passiamo adesso all'utilizzo pratico dei comandi, quindi dei pulsanti, perché questi sono aspetti fondamentali quando si lavora al buio, al freddo e magari con i guanti come oggi. Il Lynx LH35 è dotato di 4 pulsanti che sono ben differenziati per forma. Il pulsante di accensione gestisce anche lo stand-by e devo dire che per questa fascia di prezzo la riattivazione è molto rapida. Il pulsante freccia all'insù invece vi consente o di scattare una fotografia con una pressione breve, mentre avvia la registrazione con una pressione più prolungata, poi nel menu vi fa spostare su e giù. Il tasto menu invece cambia rapidamente le palette con una pressione rapida e con una pressione un po' più lunga vi permette di accedere al menu. Mentre con il tasto freccia giù c'è la possibilità, quando siete nel menu, di spostarvi in basso, mentre con una pressione rapida durante l'utilizzo pratico gestisce la calibrazione della scena. Devo dirvi che dopo poche ore di utilizzo diventa tutto automatico e potrete fare qualsiasi impostazione anche al buio in rapidità senza guardare i pulsanti.
Il menu che state vedendo è quello classico in micro, quindi molto completo e ben organizzato. Potete regolare luminosità, contrasto, nitidezza, tonalità dell'immagine calda-fredda, ma soprattutto accedere a impostazioni avanzate che secondo me sono tranquillamente paragonabili a quelle di modelli di fascia superiore. Potete ad esempio gestire album automatici organizzati per data, abbiamo un wifi, abbiamo il sistema picture in picture, scegliere la misurazione in metri o yard, personalizzare quali palette vedere, registrare l'audio, impostare poi lo spegnimento automatico oppure attivare il tracciamento del punto più caldo nella scena, tra l'altro molto veloce, che evidenzia il soggetto termicamente più evidente nel panorama che state inquadrando. Non mancano poi funzioni più avanzate come l'OSD, quindi che vi mostra data, ora, logo, la scelta dello stile dello schermo, addirittura se rotondo o quadrato, le varie modalità di lingua, la prevenzione delle bruciature, poi abbiamo l'accesso remoto, reset, eccetera eccetera. Insomma, anche la visualizzazione del firmware è disponibile, in questo caso è la V6.0.4. Questo monocolo inoltre, come potete vedere, non è dotato di un telemetro integrato, ma integra un sistema stadiametrico che vi permetterà di stimare la distanza in modo abbastanza accurato. Infatti è possibile selezionare diversi tipi di bersaglio come cervo, lupo, orso, oppure un profilo personalizzato impostando l'altezza del soggetto. Allineando poi i riferimenti sull'immagine, il sistema restituisce la distanza stimata. Non è immediato come un telemetro, ovviamente, ma comunque ragazzi, con un po' di pratica vi devo dire che si sfrutta facilmente sul campo. Molto interessante poi secondo me anche la possibilità di trasmettere lo streaming video al computer attraverso il protocollo UVC, che è utile per presentazioni, didattica o analisi in tempo reale. Passando invece alla mia prova pratica sul campo, vi posso dire che le ho svolte al freddo dopo una bruttissima bronchite nei primi giorni di gennaio in condizione tutt'altro che semplice, perché le temperature esterne erano comprese tra -10 e anche -12. Non è stato facile individuare animali vista la spessa brina e il gelo notturno che congelava l'erba, che oltretutto era bruciata dal freddo, ma vi devo dire che dopo 2 o 3 uscite sono riuscito a osservare una volpe a 100 metri di distanza, spostandomi sopra il Lago Maggiore. Chi conosce la zona, ero in località Dumenza. E una costante che ritrovo nei prodotti Micro dalla prima osservazione è stata proprio di percepire la capacità che hanno di offrire immagini molto contrastate e nitide, già con impostazioni standard. Fino a pochi anni fa infatti sarebbe stato impensabile ottenere questo livello qualitativo in una fascia di prezzo simile. Nei giorni successivi, con un po' di fortuna e un altro bel po' di freddo, ho potuto osservare caprioli e cervi, sfruttando con più calma la funzione picture in picture, lot tracking, provando le palette. Vi devo dire che in linea di massima l'algoritmo lavora bene, la pixelizzazione resta contenuta in proporzione ovviamente al suo sensore. L'immagine la definisco sfruttabile fino a circa 10x, anche a mano libera, sopra su cavalletto inizia comunque a vedersi l'effetto pixel. È chiaro quindi che nella percezione di dettagli molto fini la piccolezza, diciamo così, la grandezza del sensore inizia a farsi sentire dopo i 130 metri, distanza in cui io ritengo molto valido il prodotto. Molto efficiente il sistema shutterless, che vi consente di non avere il freeze durante la calibrazione. Questa è una funzione veramente preziosa, soprattutto per chi osserva animali in movimento con applicazioni naturalistiche, ad esempio anche in ornitologia, dove perdere anche pochi secondi nel osservare il volo magari di un rapace notturno può significare perdere lavoro e ricerca. Prima di chiudere vorrei anche citarvi un'altra funzione che mi ha colpito positivamente, che adesso vi mostro. È il sistema Hot Track, è davvero molto rapido. Infatti ho fatto alcune prove osservando le automobili lungo una strada statale di notte e il sistema, devo dirvi, che riusciva a ragganciare benissimo le auto e seguire i bersagli in modo molto fluido, con prestazioni paragonabili a prodotti anche dal prezzo pari al doppio. Arriviamo adesso quindi ragazzi ai pregi e difetti. 3 pregi vi cito: senza dubbio l'ottimo rapporto prezzo-prestazioni, l'obiettivo luminoso con apertura f1, un software di gestione delle immagini completo e già efficace in modalità standard, la presenza di funzioni come la registrazione audio, che fino a poco tempo fa era riservata a strumenti di fascia superiore. Poi
Dal punto di vista ergonomico il monocolo è riuscito, è leggero, compatto, si impugna bene anche con i guanti invernali o da tiro, i pulsanti sono ben posizionati e facili da usare. Positiva secondo me anche la scelta delle batterie 18650 sostituibili e ricaricabili e soprattutto facilmente reperibili, e la presenza di funzioni come il sistema shutterless e il sistema zoom, che è assistito dall'intelligenza artificiale. Per quanto riguarda i difetti, come avrete compreso e visto le immagini, non può offrire le stesse risoluzioni dei top di gamma Micro, come ad esempio sensori da 640 pixel ancora di più. Detto questo però, grazie al campo di vista molto ampio, si presta bene all'osservazione di soggetti in movimento e alla visione panoramica, come avete visto, dell'ambiente circostante. Quindi, in sintesi, l'Hikmicro Lynx 3.0 LH35 si è dimostrato un monocolo termico equilibrato, moderno e ben progettato. Pur non essendo al top della gamma, offre immagini contrastate, una buona gestione del rumore, un display AMOLED di qualità e prestazioni più che convincenti fino a circa 100-130 metri. È uno strumento che consiglio a chi cerca un visore termico affidabile per osservazione naturalistica e faunistica, senza dover affrontare l'investimento richiesto dai modelli di fascia alta. Il prezzo nel mese di gennaio 2026 del Lynx 3.0 LH35 suggerito da Origin è di circa 1.350 euro. Prima di salutare ringrazio Mauro Spozio di Origin STB per aver fornito l'esemplare oggetto di questo test e per avermi lasciato libero, come sempre, di citare le mie impressioni da giornalista indipendente. Io vi aspetto come sempre su questo canale YouTube, ci vediamo anche sul forum di Binomania, c'è una sezione dedicata ai termici, sul mega gruppo Facebook Visori Termici, Visori Notturni e Fototrappolaggio. Inoltre, se volete abbonarvi, costa soltanto 4 caffè, 5 al mese, avete la possibilità di iscrivervi a Binomania Inside. Binomania, come sapete, è l'altro mio sito dedicato a binocoli e strumenti ottici, tuttavia all'interno della sezione dedicata agli abbonati ci sarà la possibilità di vedere anteprima, indiscrezioni anche del mondo dei visori termici. Quindi ragazzi, se volete sostenere la mia attività giornalistica potete farlo anche in questo modo, trovate qui sotto i link in descrizione. Inoltre, se ancora non lo avete fatto, potete iscrivervi al mio canale utilizzando il pulsante qui in basso. Un carissimo saluto a tutti voi da Pier Giovanni Salimbeni e buone osservazioni diurne e notturne termiche. Ciao ragazzi!